tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia che io ho deciso di chiamare Amazonia, perfetta per l'estate ma anche per la primavera. Proprio per questo l'ho fatta a maniche lunghe. Ho usato un punto forato e il filato che ho deciso di utilizzare è quello dell'Adrian Fil linea matita. Sapete che già l'ho utilizzato l'anno scorso per altri due progetti, tra cui una maglia con coprispalle e anche un gilet lungo. Questa volta ho deciso di utilizzarlo per realizzare appunto questa maglia forata perfetta per le temperature a cui stiamo andando incontro, quindi la primavera inoltrata ma anche in estate sotto un bel top. Io in questo momento infatti indosso un top lungo, però potrei indossare anche un top a fascia. Per quanto riguarda il matita, io vi ricordo che ho un misto di cotone e canapa e il colore che ho utilizzato io è questo, il numero 41, ma nel sito trovate disponibili tantissimi altri colori, tra cui anche due nuovi. Questo è uno dei due nuovi, è il numero 52 che ha queste fantastiche sfumature. Questo invece già lo conoscete ed è uno dei colori che ho anche già utilizzato, che è il numero 42. Come vi dicevo, quindi andate sul sito e trovate il vostro colore preferito. Per quanto riguarda il quantitativo, io ho utilizzato 2 gomitoli e mezzo, ogni gomitolo è da 100 grammi, quindi vi ricordo, vi dico che per una taglia M 3 gomitoli basta, perché io del terzo gomitolo l'ho utilizzato per fare l'ultima manica, quindi potete tranquillamente farcela se siete una taglia M. Se siete una taglia L invece vi occorrono 4 gomitoli. M però, se volete fare la maglia più larga della mia, la mia comunque è larga, ma se la volete fare ancora più larga vi consiglio quindi di andare a prendere comunque 4 gomitoli. Io ho lavorato sempre solo con l'uncinetto del 4,5 e come vi dicevo la lavorazione è semplicissima, è una lavorazione a rete un po' diversa dal solito, perché sono 2 giri che vanno sempre ripetuti e che ho utilizzato sia per il corpo della maglia che per le maniche. Detto ciò, oggi veramente rapidissima, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così, come sempre mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrian Fil linea matita. Il colore che ho scelto io è questo qui, quel 41, guardate che belle sfumature, perfetto soprattutto per metterlo sopra dei pantaloni o degli outfit comunque che sono sul nero, sul jeans, sul verde. Sapete che io adoro il verde, quindi ho molte cose col verde, quindi ho scelto questo colore. Comunque ce ne sono anche altri disponibili. Qui abbiamo queste splendide sfumature che vanno con il blu e con il rosso. Questo è uno dei nuovi colori che è arrivati, bellissimo anche questo, e questo invece è un altro classico che abbiamo già sul nostro sito. Allora, come dicevamo, andiamo a fare una maglia. Le catenelle iniziali, io qui vi farò vedere un piccolo campione, lavoreremo sempre col 4,5 e io ho montato 118 catenelle. Attenzione però, le catenelle montatele con l'uncinetto più grande, ossia lavorando col 4,5 io le catenelle per fare la mia lavorazione l'ho lavorato con il 5. Questo perché questo filato è molto ritorto e comunque è formato anche dalla canapa e dal cotone, quindi diciamo che non ha la stessa, non cede come gli altri filati, cede molto meno, per cui meglio fare le catenelle iniziali così non vi tirano con un uncinetto di mezza misura più grande. Io utilizzando l'uncinetto numero 5 e montando 118 catenelle ho una circonferenza di circa 86 centimetri. Ora mi raccomando, le taglie più grandi rispetto a me, a me la lavorazione sarà comunque morbida. Per quanto riguarda il multiplo, io lavorerò su un multiplo di 2 catenelle, quindi per le taglie più grandi io direi taglia M andate a mettere almeno 6, se non anche 8 motivi in più rispetto a me, proprio perché sono 2 catenelle, quindi direi 8 motivi vanno più che bene. Però come sempre misurate di circonferenza seno e fianchi, quello che avete più grande mettete tante catenelle ad arrivare a quella circonferenza o un po' di più se la volete appunto morbida. Taglia L, quindi io vi consiglio di andare a mettere almeno 12 motivi in più rispetto a me. Detto ciò, andiamo a lavorare. Vi dico già che la lavorazione è semplicissima, sono 2 giri che vanno sempre ripetuti e iniziamo appunto dal primo giro e andiamo a realizzare 2 catenelle che sono la nostra prima mezza maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella e si ricomincia da capo. Andiamo nella seconda catenella, andiamo a fare una mezza maglia alta, catenella di separazione, si salta una catenella e di nuovo mezza maglia alta, e andiamo a fare questo per tutto il giro. Catenella di separazione, si salta una catenella, mezza maglia alta,
catenella di separazione e continuo a lavorare così per tutto il mio primo giro. Vi farò vedere come terminare il primo giro e come iniziare poi il secondo. Sto terminando il mio primo giro, ho fatto la catenella di separazione, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, con una maglia bassissima ci portiamo nell'archetto di una catenella e andiamo a fare maglia bassa e 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo e si ricomincia da capo. Archetto successivo, maglia alta, catenella di separazione e continuo così per tutto il secondo giro. Maglia alta in ogni archetto di una catenella separati da una catenella, quindi catenella, archetto successivo, maglia alta, catenella, archetto successivo, maglia alta. Continuo così per tutto il secondo giro. Vi farò vedere come terminare e come riniziare poi dal primo giro. Sto per terminare anche il secondo giro. Questa volta, dopo aver fatto la maglia alta, non vado a fare la catenella di separazione, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassa. A questo punto si ricomincia dal primo giro, vado all'interno dell'archetto che si è formato e faccio maglia bassa e una catenella che corrisponde quindi alla mia mezza maglia alta, catenella di separazione, poi vado a lavorare normalmente, mezza maglia alta in ogni archetto, catenella, mezza maglia alta nell'archetto successivo, catenella, mezza maglia alta nell'archetto successivo. Terminerò quindi facendo una mezza maglia alta, catenella e dentro nella prima catenella e si ricomincia. Quindi questi sono i 2 giri che dovremo sempre andare a ripetere. Io naturalmente vi dirò quante volte l'ho ripetuto prima di arrivare a mettere i marcapunti e poi dividere la parte dietro dalla parte avanti. La tecnica che ho utilizzato per la chiusura qui è in modo tale che la chiusura resti di inizio e fine giro, resti sempre da un lato e non si vada a incurvare. Allora, ho terminato la parte sotto della maglia, sono arrivata a mettere i marcapunti, io ho ripetuto i 2 giri per un totale di 16 volte. Per quanto riguarda invece mettere il marcapunti, io sono andata a contare le mie maglie alte, ne ho un totale di 59, quindi ne ho messe 30 avanti e 29 dietro. Ricordatevi sempre che il numero dispari va messo sul davanti. Per le taglie più grandi delle mie, quindi contatele le maglie, dividete a metà, quella in più se ne avete diviso, tipo avete 60 fate 30 e 30, appunto. Se invece avete un numero dispari, quello dispari va messo sul davanti. A questo punto andiamo a lavorare sempre con l'uncinetto nel 4,5, lavoreremo sempre lo stesso motivo, ma non lavoreremo più in giri di tutto tondo ma in giri di andata e ritorno, e andiamo a fare in questa maniera. Allora, dove ho chiuso il giro, quindi vedete io ho messo il marcapunti prima della mia prima maglia davanti e prima dell'ultima maglia, della prima maglia dietro, quindi dove appunto ho chiuso il mio giro, e vado a lavorare normalmente, scusatemi, il mio primo giro. Quindi rientro dentro, vado a fare la mia maglia bassa, le 2 catenelle, una per la maglia mezza maglia alta e l'altra per la catenella di separazione, e poi vado a lavorare normalmente mezza maglia alta, catenella, archetto successivo, mezza maglia alta. Continuo a lavorare in questa maniera fino a terminare il mio primo giro. Vi faccio vedere naturalmente come terminarlo e come iniziare poi il secondo. Sto terminando il giro, vado dove ho messo il marcapunti, quindi prima dopo la mia ultima maglia alta e prima di quella dietro, e vado sempre a fare la mia mezza maglia alta. Mi raccomando, quando andremo a lavorare la parte dietro dobbiamo iniziare dello stesso archetto dove abbiamo il marcapunti, quindi non dimenticate questa cosa. Quando andremo a lavorare dietro bisognerà partire e iniziare da dove abbiamo sempre i marcapunti, sia da questa parte che da quest'altra parte, che io adesso lo tolgo, ma è dove ho iniziato io la parte avanti. Ci giriamo quindi con la lavorazione e andiamo a fare il nostro secondo giro, e in questo caso andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, entro dentro il primo archetto e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, poi vado a lavorare normalmente una maglia alta nell'archetto successivo, catenella di separazione, seconda maglia alta nell'archetto successivo, catenella di separazione, e continuo così quindi per tutto il mio secondo giro. Vi farò vedere come terminarlo e come riniziare poi il nostro primo giro. Sto per terminare il secondo giro, ho fatto la maglia alta e la catenella, entro nell'ultimo archetto e vado a fare la maglia alta,
prendo il filo, entro nella prima catenella che è con la maglia bassa e qui vedeva la nostra mezza maglia alta e vado a fare una maglia alta. A questo punto possiamo andare a fare il nostro di nuovo primo giro e vi faccio vedere di nuovo come, o ci alziamo con una catenella o direttamente andiamo a fare maglia bassa e catenella, che è la nostra mezza maglia alta, catenella di separazione e poi andiamo a lavorare normalmente mezza maglia alta nell'archetto successivo, catenella di separazione e continuiamo, quindi mezza maglia alta, catenella di separazione, mezza maglia alta. Ora per terminare di nuovo quindi il primo giro, naturalmente nell'ultimo archetto di una catenella andremo a fare la mezza maglia alta e una catenella di separazione e l'ultima mezza maglia alta dove abbiamo l'ultima maglia alta. Comunque ve lo farò vedere. Adesso continuo a lavorare di nuovo il primo giro, così faccio vedere come terminare. Eccomi qui, sto riterminando quindi il primo giro, ho fatto la mezza maglia alta e la catenella, entro nell'ultimo archetto e faccio una mezza maglia alta, catenella e poi vado a fare la mezza maglia alta sopra l'ultima maglia alta e poi si ricomincia da capo col secondo giro. Quindi io farò questi giri fino ad arrivare all'altezza delle spalle, vi dirò naturalmente quante volte sono andata a ripetere, farò la stessa cosa dietro, poi andremo a cucire due pezzi e poi andremo a fare le maniche. Allora, io ho terminato sia la parte dietro che la parte avanti, ho già iniziato a fare la manica per vedere un po' come veniva. Comunque vi dico che io ho ripetuto i due giri per 5 volte e poi sono andata a ripetere il primo giro e ho fatto la stessa cosa anche dietro. Lateralmente sono andata a cucire solamente per 5 centimetri per avere uno scollo un po' largo. Adesso quindi passiamo a vedere come fare la manica. Per le taglie più grandi comunque io direi taglia M, dovete fare almeno 6 volte i due motivi più di nuovo il primo giro. Taglia L andate a fare 7 volte i due giri più un'altra volta il primo giro e poi andate a cucire. Per la manica io lavorerò sempre con l'uncinetto del 4,5 e andrò a lavorare in questa maniera. Adesso ve la faccio appunto vedere, quindi andiamo a lavorare. Entriamo sempre nello stesso archetto dove abbiamo fatto la maglia la mezza maglia alta sia per la parte avanti che per la parte dietro e iniziamo con il giro di mezza maglia alta. Quindi io mi vado ad agganciare e vado a fare 2 catenelle che sono la mia mezza maglia alta e la catenella di separazione, entro nell'archetto successivo creato dalla maglia alta orizzontale, vado a fare una mezza maglia alta, catenella, vado dove ho la maglia alta, quindi tra le due maglie alte di nuovo mezza maglia alta e continuo a fare questo per tutto il giro. Quindi catenella, vado dove ho l'archetto, mezza maglia alta, catenella e si ricomincia da capo e naturalmente si torna a lavorare in tondo come abbiamo lavorato per il corpo della maglia, quindi andremo a ripetere i due giri fatti per il corpo della maglia. Io continuerò a lavorare i due giri e naturalmente alla fine vi dirò quante volte sono andata a ripetere i due giri prima appunto di chiudere la lavorazione della manica.